Salve a tutti, sono Gianluca Landi e oggi vi farò una lezione straordinaria sul trading pre-match grazie allo straordinario indicatore presente in Asia Note di Score Trend che si chiama Draw Balance. Il Draw Balance è eccezionale, potete andare a vedere la guida e gli intervalli di lavoro all'interno della guida che vedremo tra poco che c'è su Score Trend. Basta che cliccate sul Draw Balance, c'è un asterisco e vi si apre la guida. Il Draw Balance, dicevo, è eccezionale perché vi fa vedere degli sbilanciamenti sul pareggio e vi permette di fare trading pre-match sul pareggio in modo straordinario. Mi sono giunte tantissimi ringraziamenti da parte di persone che lo utilizzano e stanno avendo ottimi risultati sul trading pre-match. Ovviamente bisogna andare a vedere i valori, quelli che sono interessanti per fare il trading pre-match. Come c'è scritto nella guida e nel reg, dovete andare a vedere i valori negativi. Quindi quando c'è un valore negativo, allora lì è da utilizzare per andare a fare il trading pre-match. Ovviamente, siccome facciamo trading pre-match, dobbiamo entrare in puntata sul pareggio e poi uscire, ovviamente dovete andare a fare quelle partite che sono sull'exchange. Quindi ci sono tantissime partite sul nostro sistema, le abbiamo tutte, ci sono serie inferiori dove non c'è la possibilità di andarle a bancare su Betfair e quindi non dovete farlo. Vi suggerisco di vedere innanzitutto che su Pinnacle il valore è negativo, poi se tutti e tre i bookmaker, quindi su Bet365 e SBOBet, tanto meglio. L'importante è che sia su Pinnacle e diciamo anche se c'è su Bet365 è meglio, ma già su Pinnacle fa la differenza. Quindi solamente negativo si deve andare a fare il trading pre-match, se invece è positivo no. Quella è un'altra cosa. Se è superiore al 10% si può andare a bancare il pareggio invece durante il live come suggerito, ma potete leggere tutto all'interno della guida. Oggi ci concentriamo sul trading pre-match. Il trading pre-match piace a tanti di voi perché cosa dicono? Io faccio trading pre-match, prima dell'inizio della partita esco e quindi ho già fatto un profitto. E questo è vero. E quindi vediamo come è possibile farlo con il nostro indicatore. Tengo preciso che probabilmente in tanti non recepiscono questa straordinarietà dell'indicatore perché adesso è gratis. Faremo una cosa straordinaria per un certo numero di persone, faremo un bot dove il sistema vi manderà il segnale quando entrare pre-match, vi dirà quindi partita Pinco Pallo, entra adesso pre-match sul pareggio e vi dirà anche quando uscire. Prossimamente su questi schermi. Ecco perché vi dico e vi consiglio di seguirmi e di di unirvi al mio canale, così vi arrivano tutte le notifiche su questi video. Faremo poi delle dirette operative dove io farò vedere un'operazione, un paio di operazioni reali un tipo giorno e poi faremo la diretta il giorno dopo appena finita la partita, oppure un attimo prima che inizi la partita per vedere come è andato il nostro trading pre-match. Adesso andiamo subito a vedere su Score Trend dove si trova e come utilizzarlo al meglio. Andiamo subito a vedere. Ecco qua sopra. Quindi questo è Asia Note di Score Trend, ok? Adesso dovete andare per vederlo, qua vedete c'è scritto BM, qua sopra c'è scritto DB, quindi Draw Balance, cliccate, vedete, e vi si apre la guida con i valori. Come ho detto deve essere qui sopra negativo e dice come si può usare. Ovviamente il Draw Balance è un nostro indicatore che tiene conto degli sbilanciamenti che ci sono sul pareggio, sulle quote, sulle probabilità e soprattutto su una serie di handicap, spread e tutta una serie di altri fattori. Quindi cosa dovete fare? Noi abbiamo fatto in modo che ci siano per i 3 giorni successivi le quote, quindi se siamo qua voi vedete quella del 7, quella dell'8 e quella del 9, quella del 10 non le vedete, l'abbiamo fatta apposta, c'è un motivo, quindi andate sul 9 e magicamente compare tutto. Ovviamente se dovete fare il trading pre-match, io ho fatto anche delle prove, se siamo il sabato e la domenica, se siete il sabato potete andare a fare anche quelle di domenica e trovate tante volte delle belle discese, però almeno fatelo 2 giorni prima o addirittura 3 giorni prima.
Adesso andiamo al 9, ho messo venerdì perché in questi giorni ci sono poche partite importanti. Prima ho guardato così, ma velocissimamente per fare il video, e ho visto che c'è la Spagna, metto Liga. E ho visto che c'è il Real Betis, ok? Eccolo qua, Cadice, Real Betis, questo qua, vedete? E questo è negativo su tutti e tre i bookmaker, quindi il nostro draw balance è negativo e si gioca venerdì, ok? Quindi oggi è martedì, abbiamo quei 2 o 3 giorni di tempo. Cosa ho fatto? Sono andato su Betfair, vedete? Ed ecco qua il pareggio. Vedete qui sopra che abbiamo 3,20, il pareggio in bancata è 3,3, 3,35 e 3,40. Ho fatto un'altra cosa, vi ho messo anche il grafico, vedete qui, con i vari valori. Vedete che ha raggiunto un valore 3,35, 3,30 e poi è andata a 3,25. Probabilmente arriverà anche a 3,20 o qualcosa più basso. Quindi voi cosa dovete fare adesso? Sentire bene, aprire le orecchie, chi lo vuol fare. Si deve mettere sul pareggio, non adesso ed entrare a qualsiasi livello, perché rischiate di prenderlo a un valore basso. Adesso mettiamo il book, se voi volete entrare qua vi potete mettere, chi lo vuole, uno vuole entrare subito, si mette in puntata a 3,25 e viene eseguito, ma capite che prendete pochi take. Allora, cosa io vi consiglio di fare? Vi mettete a 3,35, ok? Adesso è 3,25 e 3,30, vi mettete a 3,35 e anche qualcosa a 3,40. Probabilmente nei corsi di questi 2 o 3 giorni la quota del pareggio risalirà, potrà andare a toccare 3,35, vi potranno eseguire e quindi prima dell'inizio della partita potete uscire a 3,25 e forse anche a 3,20. Capito? Poi, ovviamente, cosa succede? Se non vi vengono a eseguire a 3,35, non succede nulla. Voi vi dovete mettere prima in puntata. Siccome, come vi ho fatto vedere dal grafico, per me questo livello, vedete qua, ha raggiunto, è 3,35, ha scambiato a 3,35 soprattutto forse oggi o ieri, poi potete anche andarlo a guardare quando si vede dai grafici. Comunque vi mettete a 3,35, anche se ci sono altri prima di voi, non è un problema, voi vi ci mettete. Se non vi eseguono non muore nessuno, non perdete nulla. Quindi vi potete mettere sia a 3,35, qualcosa io mi metterei anche a 3,40, vi mettete qui e poi vedete prima che inizi il match se la quota del pareggio è scesa a 3,25 o a 3,20 o forse anche a 3,15. A quel punto lì uscite. Se nel frattempo siete davanti al monitor in questi giorni, vedete, non so, va a 3,35, poi scende a 3,20, potreste uscire con una parte e rimettervi sopra, in modo da fare questo giochetto. Ovviamente bisogna conoscere un po' di cose per fare il trading pre-match, bisogna conoscere il book, la psicologia del book, c'è tante cose da conoscere e da sapere. Mi rendo conto che la psicologia del book la gente non la capisce, per me è talmente banale. Io mi ricordo quando ho fatto i primi corsi nel 2014-2013 alle persone che io parlavo così, andavo al book, spiegavo le cose, alla fine mi guardavano come per dire ma che cosa stai a dire? Non capivano nulla. Per me era veramente una cosa banale, la gente mi dice Gianluca ma per te è banale, per gli altri no. Allora spiego come funzionano queste cose meglio, perché mi rendo conto che la psicologia che c'è degli scommettitori, di chi sta, dei trader, degli arbitraggisti, degli scommettitori normali all'interno del book, è una psicologia particolare che si può comprendere con il tempo. Quindi voi vi potete mettere, ripeto, a 3,35, ok? E se il mercato vi viene a eseguire a 3,35, voi avete 2 o 3 tick di positivo, altrimenti non succede nulla. Ovviamente l'ho fatta vedere una, ne ho presa una, vi potete andare qui e a cercare le partite, mi raccomando che siano di campionati dove c'è un po' di liquidità. Perché dicevo un po' di liquidità? Perché altrimenti scambiano poco, non scambiano nulla e a quel punto non è conveniente. Voi vi conviene mettervi dove ci sono dei mercati interessanti. Adesso qua vedete non c'è poi tanto altro in questi giorni da fare, ecco perché, ripeto, ho suggerito di andare, ho guardato questa partita, ma voi vi potete mettere qui oggi, domani e anche giovedì, andare a vedere se facciamo un aggiornamento. Ho messo Liga, ecco perché non compariva, non me ne ho manco accorto. Andate qui, andate all'otto
e cercate se trovate dei valori negativi. Questa qua per esempio brasiliana, campionato paulista, ragazzi c'è poca roba, questa non va manco presa in considerazione. Dovete andare a cercare dei campionati medio importanti in cui ci siano sulle exchange e c'è la possibilità, ripeto, di scambiare. Vedete qui adesso non c'è nulla, ma perché sono questi giorni. Adesso da domani troverete quelli di sabato e di sabato vi potrete veramente divertire. Quindi andate qua e cercate le partite. Questo è venerdì, vi mettete qua. L'importante è che siano, vedete qui negativo su Pinnacle, su Bet365 siamo lì, però questa è Australia, Adelaide, ecco questa potreste anche tra virgolette provare mettendovi veramente a livello superiore a vedere se per me c'è qualche tick, riuscite a rubarlo al mercato. Quindi vi mettete qui sotto, qui a cercare delle partite. Ripeto, io avevo trovato di interessante quella lì, però basta che vi ci mettete nei giorni successivi. Ecco anche questa, guardate, c'è Marsiglia-Metz, vedete? Questa qua è negativa, ecco anche questa Marsiglia-Metz. Possiamo andare a vedere qui sopra il Marsiglia, andiamo a calcio, Francia, Liga, Marsiglia, vedete, vi mettete qua. E il pareggio, ecco, questo potrebbe essere anche questo molto interessante. Adesso succede che mi si apre su un'altra finestra, voi non la vedete, allora faccio una cosa per farvela vedere. Ok, prendo il link e lo incollo qui sopra, così voi lo vedete. Ok, ecco qua. Vedete, Marsiglia, ecco, questo potrebbe essere interessante. 5, vedete, è 5-4 è stata scambiata, voi vi potete mettere qui sopra a 5-5 e 5-4. Vedrete che il livello probabilmente prima dell'inizio del match scenderà. Avete capito come dovete fare? Quindi naturalmente primario è andare a vedere il draw balance. Il draw balance ci dice se c'è qualcosa che non quadra e se il pareggio deve scendere. Andate a vedere i livelli, li mettete qui sopra, come vi ho spiegato, per esempio 5-5, se non vi eseguono non muore nessuno e non perdete niente. Il concetto che dovete mettermi nella testa è: se non vi eseguono non succede nulla, amici. Quindi vi mettete 5-5 e o addirittura anche, forse anche 5, vedete 5-6, perché non c'è, vi potete mettere 5-6, 5-5, e anche 5-7, e se vi eseguono vi mettete meno, può darsi che vi vengano eseguite prima dell'inizio del match. A quel punto pre-match uscite. Quindi in questo modo voi potete andare su Score Trend, asianodds.scoretrend.net, ma lo trovate anche su Score Trend, e andando a vedere dove c'è il negativo, possibilmente su tutti i tre book. In questo caso vedete, io avevo visto, ecco, mi ero fermato a Cadiz, c'era il Betis prima, no? Ho visto che c'era il Marsiglia subito dopo, eccolo qui, e potete fare trading pre-match. Poi mi potete fare i commenti sotto questo video quando se avete fatto il trading pre-match e avete avuto dei risultati. Questo è Score Trend, è il prodotto che ho fatto, Score Trend. Ovviamente devo ringraziare chi sta lavorando con me, soprattutto Ione ed altre persone. Questo è Score Trend, questa è la possibilità per voi di svoltare veramente, ma l'importante, dovete mettervi sempre a studiare, a vedere tutti i video che faccio, a cercare di comprendere quello che vi do, perché se voi volete riuscire in questo settore potete. Io vi ho messo a disposizione, sto mettendo a disposizione degli strumenti straordinari, prima di tutti per me e poi anche per voi. Quindi vi consiglio di seguirmi, di utilizzare questi strumenti che metto a disposizione, grazie all'esperienza che ho avuto in questi anni e in questo settore, perché voglio fare in modo che voi riusciate in questo settore, perché mi piacerebbe essere ricordato per aver fatto qualcosa di utile alle persone. Vi saluto, ciao a tutti da Gianluca Landi.